Diamo il benvenuto a tutti i nostri amici, a tutti i turisti della conoscenza. Quindi se volete salire e seguirci in questo viaggio della conoscenza, siete benvenuti a bordo. Diamo il benvenuto al nostro pilota Flavio Gandini. Ciao Flavio, dove ci porti stasera? In questa serata affronteremo il tema relativo ad alcune rune e specifico che in realtà queste rune verranno spiegate sia in termini del vero e proprio significato dal punto di vista psico-comportamentale delle persone che vogliono utilizzare le rune, e poi cercheremo anche di dare delle informazioni relative a come si possono effettivamente usare, anzi quasi quasi le diamo subito, perché sì, in effetti la runa di solito si può disegnare, si può acquistare, sono incise su piccole pietre e praticamente vengono consegnate tutte quante insieme, e per cui diciamo che il gioco dell'estrazione della runa è alquanto casuale, nel senso che uno pesca una runa e pensa di poter utilizzare quella runa. La nostra visione invece è l'utilizzo delle rune specifico sulla base di quello che uno ha bisogno di affrontare in quel periodo della sua esistenza, e per cui le prime rune che vedremo avranno proprio un senso specifico di utilizzo e quindi potranno essere scelte volontariamente in base alle prove che l'esistenza ci sta presentando in quel momento. Dunque, per cui la prima runa che vedremo, nella puntata precedente ho spiegato che in realtà i collegamenti tra i vari mondi della cosmologia norrena, che adesso aggiungo al palco in modo da riprendere, eccole qui. Bravo. Questa qui è la configurazione, e per cui tra i vari Aimr, per cui i vari mondi, ci sono dei collegamenti che permettono in realtà di entrare in contatto e avere uno scambio energetico tra due mondi diversi. Ovviamente ogni collegamento prevede l'andata e il ritorno, per cui le rune che esamineremo in questa occasione saranno suddivise proprio nelle due direzioni, e quindi comincio tranquillamente con la prima, che si chiama Feu. Eccola qua, la aggiungo al palco, eccola. Il simbolo runico è nell'angolo in alto a sinistra, il percorso è quello indicato dalla freccia, e praticamente la runa Feu collega Vanheimr, che è quello che corrisponde più o meno all'idea del paradiso terrestre, per cui la prima fonte di vita che ha avuto origine subito dopo la suddivisione tra buio e luce, no e sì, buono e cattivo, inerzia e paura da una parte, focosità e volontà imperiosa dall'altra, per cui nella suddivisione delle due polarità il primo mondo che è nato è questo, ed è, come dicevo, un facsimile del paradiso terrestre, quindi le leggi della natura sono quelle che dominano tutto. Mentre invece il collegamento che porta ad Asaimr, per cui al mondo numero 8, che è quello delle divinità intermedie, specifico che queste divinità non hanno nessuna potenzialità di entità creatrice, ma bensì sono i gestori dal punto di vista spirituale di ciò che l'entità creatrice desidera che si manifesti sul pianeta Terra, il nostro, che è là in mezzo, che è quello centrale. Il collegamento di questa runa Feu prevede che intanto il suo valore intrinseco è espresso dal termine l'abbondanza e il bestiame. Noi partiamo dal paradiso terrestre, è un mondo gestito dalla potenzialità e dalle leggi della natura,
e quindi non manca niente, non c'è bisogno di fare nulla. È normale che in realtà una partenza dal mondo 3, che è il paradiso terrestre, e che arrivi alla gestione intermedia delle leggi del cosmo, sia definito da abbondanza e bestiame. Quindi la descrizione che noi abbiamo è guadagni e conquiste, per cui è una runa che porta a vantaggi di benessere. Non sto parlando di vantaggi economici, sto parlando di benessere, per cui Ok, siccome parliamo di bestiame, proprio ovviamente noi siamo in un mondo dove il denaro è la base di tutto quanto, quindi possono essere anche vantaggi economici, ma in realtà è sicurezza, opulenza e sana sopravvivenza dal punto di vista dei bisogni. Per cui dicevo guadagni e conquiste a patto di rimettere sulle reali necessità e sul valore della generosità il loro importante peso. Quindi noi abbiamo dei doni, ma tutto l'eccedente che arriva dall'utilizzo di questa runa, per cui dal richiamo energetico di questa runa, deve essere ridistribuito. Quindi se noi abbiamo una grande fortuna, dobbiamo far sì che questa fortuna possa essere godimento anche dei nostri amici, dei nostri vicini, di chi ne ha bisogno. In certo. pratica, se il mio orto nell'albero di pesco produce, come è successo 2 anni fa, quasi un quintale di pesche tutte in una volta, io facevo le cassette e chi ne aveva bisogno, anzi chi le gradiva più che averne bisogno, per cui che trovava piacere in questo dono, io gliele davo con gioia perché Certo. me ne aveva date più del dovuto. Quest'anno ne ha fatte poche, per cui ovviamente ne ho usufruito soltanto io. Però Feu è condizionato da questa regola. C'è l'abbondanza, ma l'abbondanza deve essere ridistribuita perché altrimenti diventa accumulo e questo non sarebbe Certo. corretto. Nel paradiso Ok. terrestre non accumulava niente nessuno. Quindi questa runa, io facciamo finta che la estraiamo come sarebbe, Sì? diciamo, la tradizione, no? E dopodiché cosa ne devo fare? Me la devo, cioè la devo indossare affinché esplichi il suo potere, tra virgolette, la sua energia. Ottima domanda. Allora, il suo potere in realtà deve essere assimilato e assecondato, per cui Mm. noi dobbiamo essere in sintonia con il suo potere. Giustamente tu dici, se io ho la runa, me la appendo al collo alla catenina, ce l'ho Mhm. sempre addosso e il fatto di averle sempre addosso non è soltanto un influsso energetico che arriva da quella pietrina che abbiamo appeso al collo, è che io sono logicamente ed emotivamente in sintonia con quel discorso, per cui ho recepito il messaggio che la runa mi manda. Un'altra cosa ancora più consistente, secondo me, della runa portata al collo è disegnarlo con una matita o con un pennarello o addirittura con l'Enne che ha una durata leggermente superiore, Sì. disegnarlo nella parte ventrale dell'avambraccio sinistro, per Ok, cui qua sotto la mano, in sì. questa zona, si No, non si vede ridisegna così, Flavio, fai vedere. Ok. qua, in questa Ah, area, si sì. disegna la runa in modo che sia con la parte alta verso il gomito e la parte bassa verso il polso, per cui facciamo finta di avere la mano abbassata verso il suolo e per Sì. cui in verticale c'è il disegno di questa runa che si può semplicemente appunto disegnare con questi pennarelli per i tatuaggi da gioco dei bambini, durano una settimana, con l'Enne possono durare anche un mesetto, casomai col pennarello si ripassa quando comincia a sbiadirsi e questo è un significato importante perché la runa ce l'abbiamo addosso sulla nostra pelle e la pelle è quell'organo che
ha origine dal foglietto embrionale del sistema nervoso, per cui è uno dei primi che si forma, e quindi praticamente rappresenta il punto di confine tra l'esteriorità e l'interiorità. Quindi è un messaggio psichico che il sistema nervoso legge. Lo legge come sintonia con quel tipo di runa. Ovviamente dobbiamo poi mantenere anche fede, non dico alla promessa che abbiamo fatto, ma all'intenzione che noi poniamo nel Certo. seguire questo percorso della runa. A secondare il flusso, diciamo, a A secondare il secondare. flusso. Senti, scusa Flavio, ma Prego. quindi il disegno viene fatto esattamente come si, cioè non deve essere reverse. Deve essere come l'abbiamo mandato, anzi lo rimando per Ecco, sicurezza, in modo sì, da non sbagliarci, eccolo qua, per ok, cui deve essere questa parte bassa è verso il polso e ok, la cima della F, diciamo, è verso il gomito. Deve essere disegnato in quel modo per il semplice motivo che questo tipo di runa, in questa direzione, rappresenta quello che abbiamo descritto nel primo filmato come o lo fai o niente. Per cui di solito viene definito come prova di forza e resistenza, nel senso ah, che l'intenzione è quella di seguire le indicazioni della runa e bisogna mantenere fede a quelle intenzioni. Non ci sono ostacoli particolari, tranne eventuali ripensamenti, allora ovviamente il ripensamento ha qualche cosa di tradimento a se stessi, nel senso che se lo vogliamo fare dobbiamo mantenere fede a quello. E in effetti questa runa può essere utilizzata proprio nei momenti in cui una persona prova dell'incertezza nei beni che possono garantire la sopravvivenza. Quindi se ci sono dei dubbi, dei momenti che sembrano critici dal punto di vista dell'avere il necessario per la propria vita, non stiamo parlando di pretese eccessive, però se ci sono dei tentennamenti e delle problematiche che possono in qualche modo mettere in dubbio la propria sicurezza dal punto di vista della materialità, questo ah, è il momento giusto per utilizzarla. Quindi se uno sta bene, non ha problemi e tutto quanto funziona a meraviglia, non è questa la runa ok, che fa per lui. Tra l'altro, per esempio, potrebbe essere una runa che in termini stagionali è sì, molto interessante nel mese di aprile, maggio, quando, prima facevo l'esempio dell'orto, se uno si occupa o di agricoltura oppure si diletta in quel gioco che è la sussistenza con i propri beni primari e quindi vuole avere un buon raccolto, ecco quello lì è il periodo giusto per andare a stimolare una produzione interessante. Anzi, si potrebbe addirittura crearne una piccola di legno con la stessa forma e infatti, piantarla. piantarla. Esatto. Ti volevo chiedere, ma quindi questa runa, qui stiamo parlando di una runa a senso unico? In questo momento stiamo parlando di una runa a senso unico, poi Quindi, vedremo invece la stessa eh, runa al contrario che cosa ci racconta. Mm. ah, quindi in questo caso stiamo parlando, perché io mi ero segnato, quindi Sì, l'accettazione di accettare le decisioni del fato, cioè quindi come dicevo prima, seguire la corrente, diciamo. Quindi, esatto, seguire il flusso. ok, Perfetto. Ho usato le parole giuste perché rappresenta l'allineamento, la sintonia, meglio ancora, tra il destino personale, per cui il mio destino, e le leggi cosmiche del fato in generale. Per cui, se il fato vuole una cosa e il mio destino personale si allinea, perché lì ovviamente c'è il libero arbitrio, quindi noi potremmo benissimo versare una tanica di trielina sull'orto e non cresce niente, però ovvio. Per cui questa qui è perseguire l'intenzione, mantenere fede all'intenzione e tutto quanto si manifesterà in modo coerente con la nostra intenzione. Non ci chiaro. sono
dei grossi scontri, delle grosse prove da superare. Cosa posso aggiungere ancora? Ecco, qui c'è anche un piccolo surplus di informazione. Se risultasse difficile mostrare la generosità anche quando ci sono momenti di slancio, perché ci si sente detentori dei poteri decisionali, è Sì. indispensabile sentirsi riconoscenti all'universo delle proprie fortune. Quindi la condivisione, diciamo che l'unica prova è quella, no? La Esatto. condivisione deve essere spontanea e senza nessun ostacolo. Anche il ringraziamento per la E anche il fortuna. ringraziamento, per cui la gioia condivisa e questa gioia che si prova per la fortuna che stiamo accogliendo deve essere ridistribuita. Certo. L'ultimo piccolo elemento è che ovviamente questa runa può funzionare su diversi livelli, per cui adesso abbiamo parlato in termini puramente materialistici, beni Sì. materiali, ma può riguardare anche un livello dell'energia vitale, per cui se uno si sente particolarmente stanco, affaticato, sfiduciato, Ah, gli mancano le forze, anche quello è un dono della natura. La forza di perseguire i propri obiettivi, per cui di fare quello che si desidera fare. Lo potremmo considerare come una runa che ci dà un apporto vitaminico energetico in più sul livello dell'energia vitale. A ok. livello invece emozionale, anche lì può portare un beneficio perché il soggetto sfiduciato e che quindi ha perso fiducia nel futuro e si sente emozionalmente oppresso può riguadagnare una speranza nel domani. L'ultimissima cosa che faccio presente è che la divinità che fa parte del mondo della mitologia nordica, che sarebbe a capo di questo dono, per cui la divinità che elargisce questo dono si chiama Freya ed è proprio la divinità della natura. Volendo, si potrebbe anche alla sera, prima di addormentarsi, fare la piccola invocazione alla divinità Freya, chiedendole che mi siano concesse e che quindi io possa ricevere buone cose, sia conservato il diletto dell'esistenza. Questa piccola invocazione rivolta a Freya, che è la divinità che può distribuire questi beni, ecco, potrebbe ingraziare il soggetto in questione. Non stiamo parlando di una preghiera, ma di una manifestazione e una conferma della propria intenzione. Esattamente come ce la disegniamo addosso, ripetiamo che siamo intenzionati a perseguire l'obiettivo che ci Certo. siamo scelti. Tra l'altro io vado in ordine proprio con i numeri delle varie rune, questa è la numero 1, quindi non l'ho scelta per fare felice nessuno, ma bensì è proprio una questione di fatto, sono numerate in questo modo. E Diciamo, in, senza questa abbondanza nel senso non che poi va condivisa, perché sennò diventa avarizia. certo, Senza un'abbondanza non si può fare, cioè la base di partenza è avere tutto quello che serve, diciamo a livello materiale, no? Parlando prima di bestiame, certo, quindi il cibo, la terra, i frutti e tutto quanto, dopodiché si può andare a livelli magari superiori. esatto, esatto. Sto Ma tra- ipotizzando, non so le prossime come sono. Quindi spero che siano tutte positive ste rune, non ci siano, perché vedendo anche i mondi quelli là, quelli. anche quelli meno, diciamo, affascinanti dal punto di vista concettuale, anche Eh, quelli possono fare dei doni, perché ah, possono anche loro darci l'opportunità per mantenerci su una linea retta di comportamento. Quindi ci ok, presentano le eventuali debolezze. Tu hai parlato prima dell'avidità. L'avidità è un demone. Quindi se noi certo, cadiamo preda dell'avidità, diventiamo parte della schiera
degli avidi. E come giustamente ci diceva Dante, poi finiamo all'inferno, perché non perché siamo avidi, ma perché ci siamo destinati ad essere soggiogati da un'entità che non è generosa e positiva. Quindi il concetto è abbastanza condiviso anche poi da altre Certo, fonti. quindi si può anche dire che se non ci si allinea al flusso energetico, al flusso intenzionale di questo simbolo, si ha un rinculo. Eh sì, assolutamente sì. Esatto, Bene, se non ci si allinea, si sbatte contro l'ostacolo che ci fa presente che non abbiamo mantenuto la parola. E quindi non mantenere la parola con noi stessi, che è un autotradimento, destinerebbe, secondo la cosmologia nordica, a finire in uno dei due inferni, che è quello dei traditori, traditore di se stesso. certo, quindi se qualcuno dei nostri amici turisti volesse provare a fare questo tipo di esperimento, cioè, non è proprio un gioco, bisogna farlo poi con una, cioè nel senso prendersi le rune e fare delle prove, però poi va fatto con serietà, non è un gioco come giocare ai dadi, insomma. Certo. Allora, fatto per gioco probabilmente non porta a nessun risultato. Fatto Ah, seriamente e in modo correttamente intenzionale, si possono verificare in effetti, soprattutto anche la comprensione delle dinamiche, per cui permette anche di costruire una propria identità autoconoscente, cioè ci conosciamo da soli. Bene, sì, allora adesso andiamo a sbattere la faccia contro una strada che è percorsa contro mano, che è la ok. stessa di prima. È sempre Feu, ma Sì. Feu percorsa dal mondo delle divinità Asi al mondo del paradiso terrestre, per cui percorsa nel senso opposto. Come ben potete vedere, la runa è disegnata al contrario, per cui la base che prima avevamo verso terra, ora ce l'abbiamo capovolta. E questo, infatti, il nome della runa vista in questo senso è la carestia, per cui è esattamente il contrario del significato Abbondanza. precedente. Sì, Esatto. Questo che cosa significa? Che invece di essere un percorso che richiede costanza, perseveranza e volontà rigorosa, diventa una prova iniziatica. Quindi, ovviamente, il consiglio è non giocate con le prove iniziatiche così per puro hobby, perché vi potreste trovare di fronte a scontrarvi con una prova molto importante che è quella di riuscire a superare un periodo particolarmente difficile. Ovviamente se uno supera il periodo della carestia e riesce a vivere degnamente senza cadere negli errori che dicevamo prima di farsi rapire da un piccolo demone, allora ha fatto un gradino sulla scala evolutiva tale da poter garantire a se stesso una forza di carattere, una capacità di resistere alle difficoltà che è notevole, e il risultato sarà, se dovesse capitare un nuovo periodo inaspettato di carestia, non ci farà più paura, perché noi l'abbiamo già superato una volta. È una sfida, ovviamente estratta dal sacchetto se esce la runa all'incontrario, per cui capovolta come la vediamo qui nell'immagine, l'indicazione sarebbe attenzione perché ti potrebbe venire davanti un periodo dove potresti soffrire la difficoltà legata alla carestia anche a livello emozionale. Faccio un esempio stupido, l'esempio dello stipendio. Un lavoratore dipendente gli aumentano lo stipendio di 200 euro perché ha avuto
lo scatto di categoria, ha un'altra qualifica, per cui ha fatto un piccolo gradino nella scala sociale. Dopo 2 mesi si è dimenticato, perché si è abituato ai certo. 200 euro in più. Se gli dicono guarda ci siamo sbagliati, te ne togliamo 12, diventa una tragedia. È vero, perché viene vissuta in termini di negazione e di sottrazione e quindi pesa molto di più Eh di... sì, sì, perché alla vita gradevole ci si abitua facilmente. Le piccole prove invece, anche se sono piccole, pesano. Fa parte non solo del genere umano, anche gli animali stanno così. Una volta che sono abituati bene, basta che gli si tolga un pezzettino e è ne vero, soffrono. È soffrono. normale. In tal caso, se uno volesse sfidarsi o gli dovesse toccare di sfidarsi, perché appunto l'esistenza gli propone un momento di difficoltà, ripeto, economica, energetica, per cui una forte stanchezza, essere abbattuti mentre prima andava tutto bene, eccetera, eccetera, tocca di tirare fuori quella capacità di superare la prova ed è per quello che in questa direzione viene definita come prova iniziatica. Ok, Quando l'hai superata una volta, tu hai la tua medaglia che ti attribuisci da solo perché sei grato a te stesso di averla superata e per cui la prova ci dà una potenzialità in più. Sempre in questo caso ci si riferisce alla divinità Freya mhm, e ovviamente si ribalta leggermente l'invocazione dicendo possano tornare buone cose e non mi venga negato il diritto alla vita. Per cui mentre prima era in termini positivi, questo è in termini di fede e speranza. Per cui speriamo che ritornino i bei momenti e dammi la forza di proseguire sul mio percorso senza cadere in inceppamenti, disastri o tentazioni in termini di prove demoniache, insomma di tentazioni da diavoletto. qui è difficile fare una domanda, cosa ti posso dire? È così. C'è da prendere atto di questa duplicità degli effetti perché nell'arco della nostra esistenza che è di tipo sinusoidale ci sono i momenti in cui le cose vanno bene, per cui in quei momenti dobbiamo condividere e se vediamo l'altra faccia della medaglia, nei momenti di carestia, se siamo stati generosi, ci sarà qualcuno che darà una mano a noi. E Eh per sì, cui quello che è stato donato ritornerà. Se abbiamo giocato all'accumulo, una volta esaurite le scorte, nessuno ci potrà dare più una mano, perché non ci saremo dimostrati generosi nei confronti degli altri. In questo caso certo. la prova iniziatica di Feu capovolta è anche aver fede in quello che abbiamo fatto in precedenza e che quindi ci tornerà appunto Ci come tornerà. l'invocazione. Esatto, che tornerà il bel tempo dopo il temporale. Io direi che a questo punto possiamo anche passare alla runa successiva, che è la numero 2, si chiama Uruz, il suo Wow. simbolo è anche in questo caso piuttosto semplice da disegnare, anzi più semplice anche dell'altro, e il percorso è dal mondo Nifl, che è il numero 1, che è quello che avevamo descritto nella precedente occasione, come il mondo delle paure, delle nebbie, di ciò che si nasconde nell'invisibile, quindi sono le Sì, nostre paure, quelle che possono riflettersi su di noi, e da questo mondo delle paure la direzione è di nuovo in salita verso il mondo delle divinità intermedie. mhm, Questa runa è la runa della forza, che ha la sua logica, cioè la forza è quella che ci permette di agire nonostante delle paure tentino di fermarci. Di nuovo si tratta di una prova di forza e resistenza, per cui è seguire il flusso, accettare le cose
per come vengono e mantenere fede al proprio intento, e la descrizione è che la forza vitale ritorna prorompente, valutata correttamente, perché potrebbe sfociare in violenza. Per cui questa runa ci dice: quello che dentro di te ti anima, per cui quella forza, non deve essere una forza che si riflette in modo aggressivo sugli altri, deve essere di nuovo una forza che è resa in compartecipazione con chi ti sta attorno. Per cui è la forza del leader, non è la forza del dittatore che schiaccia gli Certo. altri per mantenere la propria posizione. È una forza trainante, è una forza positiva, una forza creativa e non distruttiva. Quindi la finalità non è mantenere il potere, quanto gioire del potere, usare il proprio potere, di nuovo a beneficio anche di chi ci sta Di intorno. chi ci sta intorno, Ecco, certo. questi messaggi che nella precedente occasione avevo definito addirittura semplicistici, in realtà hanno un sottofondo sociale molto interessante. Sì. Le varie interpretazioni sono tutte piuttosto generose. Ma infatti adesso qua non so perché mi stanno venendo in mente i 10 comandamenti, una roba del genere, no? Cioè una cosa molto più profonda di quello che possa sembrare. E in effetti si era specificato che non stiamo parlando di un credo religioso, si stava parlando di un'autoanalisi, autoanalisi comportamentale. E quindi queste prove, in realtà, queste sfide, sono delle sfide che portiamo noi stessi per mantenere la rotta della navigazione, giusto per rimanere in termine di vichingo, voglio dire, no? Quando noi abbiamo deciso di andare in una direzione, dobbiamo sempre mantenere il centro, il nostro centro di gravità all'abbattiato Certo. permanente, no? Senza dirottare. E la descrizione di questa runa è la seguente: è un momento della vita che, se Mm. non assecondato, potrebbe condurre a una crisi profonda, perché se questa forza diventa oppressiva invece che costruttiva, è inutile pensare di non pentirsi delle proprie azioni. E infatti la frase successiva dice che il soggetto deve abbandonare la tendenza a dare ordini per diventare uno stratega consapevole, che il senso di giustizia deve guidare la sua mano verso una duratura e realistica pace. Quindi il Mm. condottiero non vuole lo scontro, vuole raggiungere l'obiettivo, che sia la pacificazione, Certo, e nel caso specifico con se stesso in primo luogo, in ma primo luogo. ovviamente anche con gli altri. Che bello, Fa pensare, voglio dire, non. assolutamente. E un'altra cosa è che mentre prima la runa precedente era la forza primitiva degli animali, della fertilità e della ricchezza Ah, spirituale, questa sì. è rappresentata come la forza primitiva femminile. Per cui, Ah, nonostante si parli del condottiero e per cui di un soggetto che possa dimostrare la forza, questa forza è interiore. Il femminile è una forza animica, per cui è una forza di sentimento, non è una forza di braccio e di clava, martello o di ascia, è una forza di rettitudine, e quindi è sì, una forza di rispetto della propria interiorità. e dignità. E l'invocazione è rivolta a Ymir, che non è una divinità delle più conosciute, comunque fa sempre parte della cerchia delle divinità di gestione, e recita: che io possa combattere e vincere i pericoli e le forze avverse, sia esterne che interiori. Sembra addirittura di fare un'omelia in chiesa, però spia- Ah, ma spia- tanta roba. spiace- spiacente, ma è così.
E in No, no, che effetti spiacente, molto piacente. mi dà una grande soddisfazione, perché adesso passiamo alla linea avversa, per cui ancora alla Arri- Roma Uruz, ma capovolta. Come vedete, mentre prima il cosiddetto trapezio scaleno era rivolto in Ah, alto, già. stavolta è rivolto verso il basso. Si tratta sempre di Uruz, però in questo caso la freccia parte da Asheimr e si Mm, rivolge a Nifl, per cui parte dall'alto e scende verso il basso. sì. Questa è di nuovo una prova iniziatica, e qui c'è da darsi un impegno molto pressante e notevole, quindi ci si scontrerà contro l'ostacolo, e il nome, la definizione è la debolezza, al contrario di prima, e quindi la prova che ci si manifesta di fronte è: nonostante io non mi senta più forte della situazione che mi sta circondando, sono volontariamente e quasi costretto ad affrontare questo periodo di debolezza, o con Mm, la pazienza, superando le difficoltà, mantenendomi al minimo delle forze che posso gestire, oppure con una strategia intelligente che possa permettermi di gestire meglio, per esempio, il tempo. Ottimizzazione. La debolezza richiede di ottimizzare le proprie possibilità, e soprattutto di scegliere le priorità, quindi un senso di strategia. E la ah, descrizione è: la forza deve essere valutata correttamente perché potrebbe essere esauribile. Quindi attenzione, sì, creati una scaletta, le cose di priorità. importanti si affrontano, esatto, una scaletta di priorità, perché il delirio di onnipotenza sarebbe quello di poter fare tutto contemporaneamente, ma se non ce la fai non c'è nulla da fare. E per cui la prova iniziatica è: vorrei fare 4 cose perché ho 4 intenzioni, Sì. 3 le rimando a domani perché non ce la posso fare, e mi considero vincente anche se riesco a portare a termine la prima. Le altre 3 non sono 3 sconfitte, ma semplicemente non ce la potevo fare a fare più di quello che avevo a disposizione, sia energeticamente che anche in termini emozionali. E per cui nella descrizione c'è un avvertimento che questa runa conduce a un momento della vita che, se mal gestito, potrebbe condurre a una crisi distruttiva o autodistruttiva. Depressiva, certo. Una mancanza di capacità nel gestire e nell'organizzare la propria esistenza potrebbe portare, invece che a una vittoria e 3 battaglie rimandate, alla sconfitta totale, perché poi Sì. non si porta a casa nessun risultato. Quindi, se il soggetto abbandona la tendenza a dare ordini per diventare uno stratega consapevole, che il senso di una realistica giustizia deve guidare la sua mano verso una duratura realistica pace come prima, però chiaramente una pacificazione strategica a piccole tappe. Mentre percorsa in senso diretto era un viaggio verso la vittoria a patto di non eccedere nell'applicazione della forza, in questo caso la prova è accontentarsi delle proprie piccole vittorie momentanee, rimandando quello che non è possibile affrontare a tempi migliori. Certo, quindi riconoscere un po' in un certo senso i propri limiti, le proprie debolezze. Esatto, più che le debolezze, riconoscere i limiti. Qui siamo addirittura nei termini del, prima avevo citato il delirio dell'onnipotenza, no? Sì, Pensare di poter fare tutto. E invece questa runa propone l'umiltà. L'umiltà ti porterà verso l'obiettivo, sì. ma ti accompagnerà poco alla volta, perché se sei umile non puoi pensare di essere il Padre Eterno o il grande dominatore di forze che in realtà sono decisamente superiori a te.
Ma sai che adesso che inizio a vedere queste prime due percorse, insomma, come si diceva in maniera semplicistica, in contromano, Mhm. quindi sono due prove iniziatiche, no? Fino adesso abbiamo. Esatto. Mi sembra che diano maggiore forza a chi le affronta, cioè che siano più arricchenti rispetto alla runa, alla direzione, diciamo, in positivo, tra virgolette. Hai perfettamente ragione, perché mentre quelle percorse in senso, diciamo, agevole richiedono coerenza, queste ti portano una capacità, un'autoconsiderazione, per cui un'autostima che è decisamente superiore, Sì, perché ti porta a un livello più alto. Certo che è molto esatto. più impegnativo rispetto a mantenere il flusso, però nuotare controcorrente è una cosa che ti puoi mettere una medaglia, capisci? No? E Certo. d'altra parte, se vogliamo prendere come al solito un esempio metaforico, quando Francesco d'Assisi, da ricco gozzovigliatore figlio di papà, ha deciso di liberarsi di tutto e quindi di addirittura creare un gruppo di persone che seguisse la povertà come suo obiettivo di esistenza, quello l'ha portato a diventare santo. Sì, L'umiltà della quale non aveva bisogno, perché tanto non gli mancava niente, per cui esatto. lui si è umiliato da solo e ha scalato un pendio che lo portava verso la spiritualità non indifferente. Quindi Vedi, è ovviamente una scelta. Noi stiamo esatto. parlando di cose momentanee, mentre la sua era una scelta esistenziale. Sì, beh, momentanee che però cambiano l'esistenza comunque. Certo che Cioè, la cambiano, certo che la cambiano diciamo, per sempre in maniera profonda. assolutamente sì, la cambiano in maniera profonda e tra l'altro quando un po' come le prove iniziatiche degli indiani d'America, come facevo riferimento anche l'altra volta, no? Il Sì, ragazzino di 13-14 anni prima era un bambino e quindi gli davano gli scappellotti sulla testa e dicevano stai zitto che tu gioca. Poi nel momento in cui deve diventare adulto, deve affrontare i pericoli e deve dimostrare di avere la capacità di saper affrontare i pericoli autonomamente. Quando ha finito è diventato un uomo. Per sì. cui questa prova violenta e molto impegnativa, perché in realtà richiede anche un salto qualitativo molto compresso nel tempo. Noi quando abbiamo parlato Ah, sì. negli altri filmati del percorso degli eroi, abbiamo detto che i vari passaggi dalle varie età sono graduali. Questa qui Sì, è una mazzata certo. tutta in una volta, però tutto in una volta risolvi, fai il salto di qualità in una volta Sì, un sola. salto quantico, certo. Esatto. Per cui hai fatto, invece di un gradino alla volta, ti sei fatto tutta la scala con un salto solo. Se ti è andata bene, non ti sei rotto la caviglia. Se ti è andata male, non c'è neanche da dire ritenta, sarai più fortunato perché devi aspettare un po' prima di poter affrontare di nuovo la situazione. Il fatto di seguire il flusso, accettare le decisioni del fato, io la vedo come una forma di passività. Accetta il termine, passami il termine, mentre affrontare una prova iniziatica è è un'azione di È volontà, è un attiva, atto di volontà e certo. c'è tutta la Allora, differenza del mondo. sì, in effetti la volontà deterministica della prova iniziatica è un rafforzamento. Spesso abbiamo detto che la nostra parte spirituale, il sé con la S maiuscola, è autoconoscenza, volontà in termini di rispetto del proprio essere, per cui manifestarsi
per quello che siamo. Sì. Se non sappiamo chi siamo non possiamo manifestarci, quindi l'importante è l'autocoscienza, ma mentre l'altra richiede un massiccio impegno volto più verso la fede che non la volontà personale, e in ogni caso sono due doti sempre spirituali, per cui avere fede e mantenere la rotta è una dote spirituale di tipo passivo, infatti le chiamiamo prove di forza e resistenza, mentre queste le chiamiamo prove iniziatiche. Quindi come tutte le cose hanno la loro dualità, c'è l'attivo e il passivo, e Certo. la manifestazione dello spirito richiede sia la parte estroversa, per cui la manifestazione esteriore, e la manifestazione interiore, che è quella introversa. Beh, Non per niente sono due strade, se è la stessa strada percorsa in due sensi diversi. certo, certo, però adesso ormai la nostra civiltà, il nostro mondo va solo in una, diciamo, va verso l'accondiscendenza, quindi seguire un po' il flusso, che è già tanto, attenzione. Mentre sto pensando alle civiltà di una volta dove da bambini eri di fronte, cioè a 7-8 anni eri già di fronte al mondo del lavoro, piuttosto che ti mettevano, cioè, ed erano uomini diversi a livello proprio non solo energetico, ma proprio di vitalità, sì, di vitalità, cioè, non so se ti capita, sicuramente hai fatto di vedere, sai, delle foto dei primi del Novecento, cioè vedevi proprio almeno io ho questa sensazione, vedi delle persone più vive, più, non so se sei d'accordo. La tua considerazione la condivido pienamente, nel senso che basta pensare alla dimensione dei sacchi del cemento, che prima erano 50 kg e ne mettevano due in spalla, adesso sono da 25 e vengono Esatto. alzati con l'argano perché schianterebbero chiunque. Ma al di là di quella forza manifesta esteriore, Sì, che poi magari sono soggetti che vanno in palestra a fare i pesi, no? Però sì, sì, santo Dio che fatica che si fa, no? Ecco, giusto per usare una dicitura quasi dialettale, c'è questo ammorbidimento, diciamo, sì. da una parte, e in compenso si riflette su una scarsa socialità, perché non c'è più Si è neanche perso. collaborazione. Un Che afflosciamento, io oltretutto, direi di anche sì. dal punto di vista della socialità, c'è una distanza e diventa molto difficile il discorso della prima runa, essere generosi con gli altri, siccome non c'è più un rapporto così diretto tranne piccoli gruppi, piccoli clan, ma non c'è solidarietà, e poi Sì. diventa difficile anche applicare la prima runa in senso diretto, non come prova iniziale. Certo, certo, quindi siamo proprio C'è da dire che probabilmente questo qui, essendo un momento di passaggio, stiamo vedendo proprio gli effetti più impegnativi e deprecabili della nostra società. ma a proposito, Flavio, Sì. mi è venuto in mente che te la volevo chiedere dalla prima puntata, Mm. che quando parlavi del Ragnarok, giusto lo Sì. scontro, questo viene fatto a insaputa del genere umano? Lo scontro fra Sì, divinità, forze, diciamo, divinità intermedie e forze del male, chiamiamole, cioè sì, all'insaputa dell'essere umano. il genere umano ne subisce gli influssi, ma non interviene attivamente. Per cui il genere umano si comporta come l'animaletto nella foresta, e per cui Ah, li avverte ma non si schiera, anche perché sono appunto queste forze esterne al pianeta Terra, per cui quelle forze che hanno un influsso sulla Terra ma non appartengono proprio al mondo degli umani, che si scontrano tra di loro. Quindi c'è una lotta di potere che poi si ripercuoterà anche sugli umani.
ma il potere non è gestito dall'umano stesso. Quindi l'umano non può, diciamo, influenzare in nessun modo con i propri comportamenti, con la propria energia, con la propria intenzione? Può cercare di resistere e di garantirsi la propria esistenza con fede e resistenza. Quella è veramente una prova di forza e resistenza, perché non si può schierare e quindi Ah, deve resistere nella carestia. E in effetti, se prendiamo in considerazione l'avvicendarsi anche dei Cavalieri dell'Apocalisse, l'abbiamo visti in un'altra chiave, non norrena, perché i norreni vedevano veramente uno scontro con il grande serpente che circonda il mondo, il lupo figlio di Loki, cioè ah, era più coreografica la vicenda. I Cavalieri dell'Apocalisse sono 4, e quindi c'è il primo è pestilenza, mm. e il secondo è carestia, guerra, morte. Cosa ci fai con i Cavalieri dell'Apocalisse? Speri che non ti becchi nessuno dei 4. Certo. E nella sequenza li abbiamo visti tutti, no? Pestilenza era la pandemia vera o falsa che fosse, Sì, carestia ne è derivata ovviamente in modo inevitabile, perché tutto quello ha bloccato tutto un meccanismo, guerra l'abbiamo attivata alla grande, e morte c'è qualcuno che ci resta, non 2 o 3. E quindi diciamo che il quarto cavaliere è già in azione anche lui. sì. Lanciamo un messaggio di speranza, siamo quasi alla fine, ecco, toh. Appunto, stavo dicendo, e dopo cosa c'è? E dopo si ricostruisce il mondo un'altra volta. Mm. Quindi i sopravvissuti escono, e mi auguro che abbiano imparato la lezione della socialità e che si vogliano un po' più bene rispetto a quello che era prima. Non ci sono più i Oppure nemici e rimane soltanto cercare di essere amici. un gruppo di amici. Esatto. E d'altra parte, per quello che riguarda noi nel nostro piccolo, c'è una sorta di fratellanza piuttosto stretta, no? Con i Certo. colleghi del Reflexology, eccetera, eccetera. Ecco, se questo si espandesse e ci guardassimo con un minimo d'affetto, invece di essere timorosi di poter essere aggrediti o imbrogliati dal prossimo, ecco, sarebbe tutto molto Eh più sì, facile. E, è e proprio poi bisogna farsi sulle maniche per ricostruire una nuova società. caro Flavio, è proprio così. Io dico che possiamo traslare la prossima puntata, le rune che seguono, nella Ok. speranza di avere un riscontro. Assolutamente, ragazzi, cioè con questo Assolutamente. argomento veramente, cioè dove trovate, dove adesso sinceramente, dove si può trovare in rete delle informazioni di questo tipo, secondo me non se ne trovano così approfondite e dettagliate. Sarà anche un po' impegnativo e non particolarmente rilassante, soprattutto per l'orario, però visto e considerato che ci sarà la possibilità di riascoltarle con calma, Beh, io infatti, credo che non sia un grande dono, ma ce l'abbiamo veramente messa tutta. per me è un grande dono, poi magari ci saranno quelli che le sanno già tutte queste cose, però non credo siano molti, ecco, tutto E qua. quelli che le sanno tutte, si possa aprire un confronto con grande Esatto, piacere, perché chi avesse delle informazioni da aggiungere, le accettiamo con molta soddisfazione e molto gusto. Anzi, certo. se qualcuno volesse partecipare anche in una prossima occasione per confrontarsi, qui siamo disponibili. Ho appena parlato di riaprire una nuova visione sociale, per cui ben venga. E Esatto. ovviamente ben vengano i like che fanno girare il video, le iscrizioni al canale appena apriremo quello ufficiale su YouTube, Certo. e poi buonanotte a tutti e buongiorno se lo vedete la mattina.
Assolutamente. No, aspetta Flavio, volevo fare nel ringraziarti, diciamo ai nostri amici turisti di iscriversi, seguirci, commentate, fate domande e siate curiosi, perché la vita è un viaggio attraverso la conoscenza. Aggiungo un'altra frase, è Aggiungi. che il nostro viaggio sia viaggio da pellegrini e non da viandanti. Il pellegrino sa dove vuole andare, il viandante viaggia a caso. Esatto, bellissimo, bravo, grande Flavio. Grazie di tutto, un Grazie a tutti. abbraccio.